Benvenuti, romantici custodi di segreti, nel luogo in cui le storie non si raccontano soltanto, qui si abitano, si respirano, si progettano come case amate. Benvenuti su Turkey News Magazine. A volte immaginiamo la vita delle nostre stelle preferite come un endless tour di set, viaggi, copertine e flash accecanti. Ma c'è un istante, quando il brusio dei riflettori si abbassa, in cui anche i volti più noti cercano un porto gentile per deporre non solo le valigie, ma l'anima. Oggi spalanchiamo davvero una porta, quella che introduce un capitolo nuovo e sorprendente per due dei volti più amati della Turchia, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Non parliamo di un copione televisivo, ma della sceneggiatura più intima e impegnativa, la loro casa. Prima di oltrepassare la soglia insieme a loro, vi chiedo un piccolo gesto di luce. Lasciate un like per celebrare l'amore che costruisce fondamenta solide, iscrivetevi al canale per non perdere le nostre esclusive e, se volete sostenere un racconto fatto con cuore, premete il tasto Unisciti. La chiave è nella serratura, siete pronti a girarla? Le community di fan di Barbaktas e Yağmur Yüksel si sono accese come un cielo estivo di stelle da quando i sussurri sono diventati conferme palpabili. I due hanno compiuto un passo enorme e hanno acquistato una nuova casa insieme. Avete capito bene? Dopo mesi di ricerche, di sogni detti sottovoce tra un ciak e l'altro, di pianificazioni delicate rubate a calendari impossibili, hanno finalmente trovato il luogo che hanno sentito davvero loro. Da tutto ciò che ho appreso e visto, non è stata una decisione presa di getto. È maturata piano, come le scelte che contano. Un viaggio di sopralluoghi attraverso quartieri diversi, su per colline panoramiche e giù per viuzze antiche, dentro case quasi giuste ma non ancora giuste, spazi con la luce perfetta ma un'energia che non convinceva, ambienti spettacolari all'occhio ma poco consolanti per lo spirito. Le loro giornate sono un ingranaggio che non si ferma, copioni da studiare, allenamenti, prove, interviste, e quell'inesorabile ronzio delle camere pronte a rubare un attimo in più di quanto vorresti. Non cercavano una casa trofeo da esibire in una galleria di foto patinate. Cercavano un rifugio. Un luogo capace di riportare pace nel trambusto, una cassa armonica dove ridere senza che il suono scappi nel mondo. E quel battente, finalmente, si è aperto. L'abitazione è nascosta in un quartiere elegante e silenzioso, dove il respiro del vento tra le foglie sovrasta il traffico, e i lampioni sanno di lanterne discrete più che di abbagli urbani. La natura trabocca oltre le recinzioni e incornicia l'orizzonte. Anche affacciandosi dal soggiorno, sembra di appartenere a un dipinto vivo, che lentamente cambia luce con il giorno. Provate a immaginare di scegliere il vostro rifugio ideale con la persona che amate. Cosa non potrebbe mai mancare? Un giardino segreto? Una libreria smisurata? O magari una cucina in cui ballare mentre si cucina? Scrivetelo nei commenti, creiamo insieme la casa dei sogni firmata Turkey News Magazine. L'architettura della loro dimora è moderna e morbida allo stesso tempo. Grandi volumi scorrono uno nell'altro senza spigoli aggressivi, e le finestre a tutta altezza cancellano il confine tra l'interno e il fuori. Il prato è di quel verde invitante che fa venire voglia di scalzarsi e camminare piano, lasciando che il tempo si muova solo quando lo fate voi. Dentro, il racconto è una piccola orchestra tra lusso e misura. Pensate alla semplicità come scelta, non come rinuncia. Al calore come eleganza, non come carico. Posso dirvelo con certezza perché ho seguito personalmente alcuni dettagli di questa visione. Abbiamo scelto toni pacati, capaci di distendere lo sguardo e lasciare che le ore scorrano. L'illuminazione è bassa e avvolgente senza essere cupa, quella che accarezza la pelle e trasforma gli angoli in occasioni di racconto. Abbiamo provato i tessuti nella luce del pomeriggio per capire come cadessero, come cambiassero con l'ombra, come si sentissero sotto le dita alla fine di giornate che non finiscono mai. I divani non sono arrivati per stupire ma per accogliere, le sedie non per farsi ammirare ma per essere scelte, reclamate. L'obiettivo era un comfort che non fa rumore, una quiete romantica che sembra sussurrare, resta. Yağmur si è orientata subito verso gli elementi poetici, è nella sua indole. Ha un occhio speciale per la luce, per le trame che respirano,
per spazi di silenzio in cui una tazza di tè è un rito che rimette al mondo. Un pomeriggio è rimasta ferma nella stanza principale, mentre il sole scivolava sul pavimento come velluto, e ha parlato di mattine in cui si legge senza guardare l'orologio, dove l'unico ticchettio è quello di un tempo che si lascia ascoltare. Ha scelto lenzuola che sussurrano invece di frusciare, e ha chiesto angoli che conservano memorie più che oggetti. Mentre Yamur vegliava sull'anima della casa, Bar si occupava delle ossa. Se lei nominava l'armonia, lui nominava il riparo. È stato meticoloso nella struttura della sicurezza e nella logica del luogo. Voleva linee visive pulite, solidità discreta, sistemi protettivi invisibili, capaci di preservare la privacy senza far sembrare tutto una fortezza. Ha controllato l'accesso dalla strada, ha studiato i flussi nelle diverse ore, ha valutato chi potesse vedere cosa e da dove. Protettivo senza durezza, interessato a quel tipo di sicurezza che ti fa dimenticare di averla. Gli bastava sapere che, se ridessero troppo forte, solo i muri lo saprebbero, se rimanessero a parlare fino a tardi, la notte custodirebbe le parole. Se questa immersione nei dettagli vi fa già sentire ospiti in questo nido d'amore, lasciate subito un like. E ricordate, il vostro sostegno con il tasto iscriviti ci permette di raccontarvi ogni mattone di storie così. Gli amici più vicini dicono che, quando le chiavi hanno toccato le loro mani, l'aria è cambiata, come quando una nota giusta mette a fuoco una melodia. Una gioia che non salta e non fa coriandoli, rilassa le spalle, addolcisce lo sguardo, scioglie preoccupazioni antiche. Chi era presente descrive quel momento come una festa silenziosa, la scena in cui senti il click di una serratura e capisci che si è scritto un nuovo capitolo. I sorrisi erano privati ma inequivocabili. Yamur, graziosa e leggera, sembrava una persona che ha trovato un luogo disposto ad ascoltarla. Il sorriso di Bar, raro e bambino, riservato agli istanti che contano, diceva il resto. La casa racconta nel dettaglio. C'è una cucina che ti attira dentro più di quanto ti inviti a impressionare ospiti, un bancone che chiama colazioni disordinate di frutta e paste notturne improvvisate, piani su cui poggiare i gomiti senza timore e sbagliare ricette senza giudizio. La zona pranzo non sta sulla formalità, è abbastanza vicina al giardino da far entrare una brezza come un'altra voce a tavola. Il soggiorno chiede al giorno di allungarsi e alla notte di rimanere. Un angolo lettura vicino alla finestra sembra progettato apposta per la prima pioggia dopo un'estate lunga. Ci sono scaffali pronti a ospitare copioni e fotografie che non andranno online, ma verranno solo riguardate e ricordate. La loro camera è un esercizio di serenità. Abbiamo mantenuto la palette gentile e dato al letto una presenza solida che non grida. Le tende sono abbastanza pesanti da fermare i pettegolezzi del mondo, ma leggere quel che basta per piegare dolcemente il sole del mattino. C'è un balconcino laterale dove è facile immaginarli osservare il giorno che parte, caffè in mano, senza parlare, perché il silenzio ha già capito tutto. È uno spazio pensato per il riposo che restituisce la gioia di creare. Non vi mentirò. Tutto questo ha richiesto tempo. Sono stati esigenti nel senso bello del termine. Ogni scelta era un confronto, una prova, un esercizio di immaginazione su come sarebbe stato vivere davvero lì, nelle ore che non finiscono sui social. Ci sono stati giorni in cui camminavamo per stanze vuote spostando mobili immaginari per capire come si muoveva l'aria. Notti in cui si ricaricavano piantine, si misuravano passaggi e si rivedevano disegni perché un corridoio aveva bisogno di un angolo più dolce o un canto desiderava una lampada che brillasse come memoria. Non sono mancati piccoli diverbi creativi, deliziosi perché rivelatori. Yamur desiderava una parete leggermente materica in una stanza, di quelle che catturano la luce in pennellate lunghe e danno profondità senza eccessi. Bar temeva riflessi taglienti al tramonto che spezzassero la calma. L'abbiamo testata. Siamo rimasti lì mentre il giorno cambiava, guardando le ombre, misurando riflessi come se stessi facendo un provino alla parete. Alla fine, la texture è rimasta, raffinata, sottile, perfettamente loro. Un'altra volta, lui ha proposto una porta nascosta nel corridoio per dare più riservatezza a uno spazio di lavoro. Lei temeva l'effetto segreto di troppo. Abbiamo trovato la mediazione, la porta c'è,
ma lo studio si apre su una finestra con una vista chiara sugli alberi. La segretezza si è ammorbidita in intimità, e tutti hanno sorriso. Da chi ha aiutato a modellare gli interni, vi dico che le loro decisioni parlano di chi sono oltre i riflettori. Yamur crede nei momenti che si tengono in tasca, lontano dai post. Bar crede nelle fondamenta, nella forza che regge il tetto quando il vento decide di soffiare forte. I loro gusti non si scontrano, si intrecciano. Quando l'ultima pianta ha trovato il suo posto, la casa non sembrava progettata, ma attesa. Come se fosse rimasta lì per tutto questo tempo, pronta a farsi scoprire. Poi, inevitabile, la notizia ha percorso la rete. I fan di entrambi hanno reagito a ondate, prima incredulità, poi gioia, poi un crescendo di congratulazioni che non si poteva contenere. Le timeline si sono riempite di video montati, clip d'archivio, collage di attimi che i seguaci avevano sempre letto come presagi. C'è chi chiede rispetto e privacy, promettendo di tifare a distanza. C'è chi sogna già il domani. Si sussurra di proposte, si immaginano promesse, si disegnano album di nozze che forse non verranno mai pubblicati. Nessuno può dire cosa accadrà, e proprio quell'incertezza regala al presente la sua luce speciale. Quel che è evidente è che stanno costruendo qualcosa di bello e intenzionale. Chi li conosce garantisce che questa casa è un simbolo, ma non di quelli che urlano. Non è un comunicato stampa, non è una passerella. È una decisione precisa di riprendersi un quotidiano più quieto senza rinnegare il lavoro che li ha portati fin qui. E adesso? Forse la prima cena in cui tutto va storto e si finisce a ridere mangiando takeaway seduti sul pavimento del soggiorno ancora un po' spoglio. Forse una domenica destinata all'inclinazione perfetta di una lampada. Forse solo silenzio, due persone che riposano, il mondo tenuto a distanza giusta, gli alberi a fare da metronomo. Qualunque cosa sia, sarà loro. E che arrivi un anello o una cerimonia, questo capitolo è già una promessa, costruire, preservare, esserci. Noi resteremo qui, ma ai margini, dove l'ammirazione non invade. E quando arriveranno aggiornamenti, vi giungeranno qui per primi, avvolti in cura più che in clamore. Fino ad allora, tenete stretta questa immagine. Una casa moderna che apre le braccia, un giardino che suona di verde, e due figure familiari che imparano come un luogo nuovo possa somigliare a un sogno antico finalmente detto ad alta voce. Che ne pensate, amici di Turkey News Magazine? È la prova definitiva che Bar e Yamur sono fatti l'uno per l'altra? Scrivetelo nei commenti e attivate le notifiche, perché questa è solo l'introduzione a una storia bellissima che siamo onorati di raccontarvi.